Bentornati a Monte Marzano, anche oggi fa molto caldo, quindi stiamo qua sopra il cucuzzolo della collina per prendere un po' di aria fresca e facciamo un altro po' di manutenzione al nostro amatissimo Carraro. Vi faccio vedere. Questo è il coppellotto del filtro dell'aria, è rotta la plastica, bisognerebbe cambiarla, però a me dispiace sempre buttare via la roba, cerco sempre di sistemarla, di rappezzarla, anche se è fatto un po' così alla cavolo di cane, per non dire un'altra parola, quindi proviamo a vedere se riusciamo a ripristinarla. A volte converrebbe comprare la roba nuova, anche perché se si considera il materiale che ci va per ripararlo, il tempo che si impiega e il risultato finale, che non sarà mai chiaramente come un articolo nuovo, conviene comprarla nuova. Però, come vi dicevo, sarebbe bene secondo me che tutti imparassimo un po' a riutilizzare la roba che già abbiamo. Direi di provare come prima cosa a incollare queste due parti con una super colla tipo Attack, poi andremo a graffettare con una graffettatrice per plastica, vi farò vedere, le due superfici per irrobustirle. Gli andremo a dare infine una colla bicomponente e sempre con la colla bicomponente proveremo ad andare a ricostruire la plastica mancante. Bene, quindi primo passaggio la super colla tipo Attack, però di una marca più economica. Questa è quella che ti incolla sempre le dita. Gli alberi ruscelli, dove il vento sussurra segreti. Attendiamo un paio di minuti che faccia presa. Ma che risuona un'arte antica. Nel frattempo vado a prendere il mio Fossibot per avere corrente elettrica. Nuova vita alla mattina. Eccola qua la bestia, pesante, eh? Comunque sempre meno pesante che un generatore, quindi avete 2400 watt sempre, ovunque, comodi, senza il rumore del generatore. L'unica cosa, dovete ricordarvi di ricaricarlo. Se avete i pannelli fotovoltaici lo caricate con i pannelli fotovoltaici, quindi corrente gratuita per tutti. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa. Probabilmente qualcuno di voi già lo conosce, questo strumentino costa una fischiata, 20-25 euro, è un saldatore per plastiche, quindi lo acquistate assieme a delle graffette e ora andiamo a provarlo. Io l'ho già utilizzato per riparare delle sedie di plastica, adesso proviamo a riparare questa plastica, perché il problema nel riparare delle plastiche è che potete usare la colla che volete, ma il fatto di poter mettere una graffettina in metallo che unisca le due parti di plastica rotte irrobustisce notevolmente tutta la struttura. Quindi il principio è molto semplice. Questo piccolo strumento da 100 watt non fa altro che, inserendo questo metallo, fa passare una corrente attraverso il metallo, questo si scalda e quindi va a fondere la plastica. Dopo si tira via, questo rimane fuso dentro la plastica, sarà sufficiente tagliare via i filettini che fuoriescono e il gioco è fatto. Accendiamo. Oggi l'ho utilizzato per gonfiare la gomma del trattore, quindi col compressore era al 100%, la batteria adesso ne ho ancora al 97%. Qua ho le prese a 220. Accendiamo a 220. Perfetto. Ci ispira a riparare, creare, è la natura, applaudo in armonia. Andiamo ad unire bene le due plastiche, premiamo un attimo. Con il filtro di plastica rotto, sotto il sole cocente, tra le foglie e muscoli, ci mettiamo all'opera, con passione e dedizione, e con passione. Saldato. Facciamo diverse cuciture alla Frankenstein lungo tutto il crepo. Tra il canto degli uccelli, Monte Marzano ci ricorda. Guardate che bellino. Sta nei dettagli, e ogni riparazione è praticamente cucito. Prendiamo un paio di tanaglie da togliere questi ferrettini. un inno alla
la vita, un abbraccio alla terra, un gesto. Sarebbero più adatte quelle tanaglie col becco piatto da un lato, tanto da riuscire a tagliare proprio a filo. Qua rimane fuori un pochino questi spongioni, dopo eventualmente gli andiamo a dare una limata, tanto che non si ci faccia male. Monte Marzano ci ricorda la bellezza sta Via, nei non ce n'ho più di dettagli. banane. Piccolo passo avanti, è un inno alla... Via, via. Ho fatto l'errore di dargli delle banane, adesso ce li ho tutti addosso. Andiamo a limare i pezzi di filo che escono, Nel bosco di Monte Marzano, tra gli alberi e i ruscelli, dove il vento sussurra segreti. Bellino anche questo della Ryobi. Vi lascio qua in alto sulla vostra destra il video che vi ho presentato un po' tutti i miei giochi della Ryobi. Ora, se si ci prende contro non si ci fa più male. Andiamo ora a provare a ricostruire la plastica mancante con colla bicomponente. Le plastiche scolorite Mettiamo un po' di nastro che faccia da contenimento. non sono sprecati né dimenticati, ma amati e rinnovati, con le mani sporche di terra e gli occhi pieni. Ok, ho messo un po' di nastro nella parte interna, quindi adesso vado a spalmare degli strati, non tutti in una volta, nella parte esterna di questa colla epossidica, che rispetto alla colla tipo Attack questa qua fa anche da spessore. È un falso Monte Marzano. Quindi una colla a due componenti in un'unica siringa, spingendo escono i due componenti assieme. Se i due componenti rimangono separati l'un l'altro non si secca mai. Quando vanno a contatto l'un l'altro, mescolandoli in poco tempo si asciuga, non poco tempo come la Super Attack. Forniscono il tappino da richiuderla con un'asola, tanto che non vi possiate sbagliare e il tappino A vada a chiudere sempre il componente A, perché chiaramente se lo andate a invertire vi ritrovate che metterete il tappino sporco del componente A sul componente B e vi si inchioda tutto. Non importa se la plastica Attenzione a non far unire due beccucci tra di loro. è la sua funzione che Spatolina che danno a corredo. muove, e mentre il mondo getta via Gelatinosa, se lo volete più liquido io la metto su una mattonella lasciata un po' al sole, quindi mattonella lievemente calda, diventa molto liquida. In questo caso invece voglio un po' di consistenza, tanto che non mi scivoli qua e là. dove il tempo si ferma, il consumismo è un falso Monte Marzano, la tua filosofia ci ispira. Lascio asciugare questo primo strato, poi do altri passaggi. Slot, asola. Trattore Carraro, Io un tubetto così ce l'ho probabilmente da 5 anni e lo utilizzo ancora, perché effettivamente i due componenti, se rimangono separati l'un l'altro, forse non hanno neanche scadenza. Bene, gli ho dato già 2 o 3 passaggi, ho praticamente ricostruito più o meno la forma originale. Poi non è facile, perché gliela dai, è liquida, devi fare un po' il giochino del flipper, tanto che pian piano si asciughi e prende un po' la forma tondeggiante. Poi dopo con la carta vetrata un pochino gli andiamo a togliere gli spigoli vivi, diciamo. Gli diamo l'ultimo passaggio e poi lo lascio 10 ore a riposare prima di andare a togliere lo scotch interno e vedere che disastro che ho fatto. Non verrà un capolavoro, sicuramente antiestetico, però è interessante il principio, quindi vi ho voluto far vedere questo saldatore a graffette, vi ho voluto far vedere il discorso della colla bicomponente. Pensate che in questo caso siamo sfortunati perché è una plastica teoricamente trasparente e quindi non possiamo poi andarla a carteggiare, ma se fosse una plastica da riverniciare, dopo aver fatto tutto questo disastro si andrebbe poi a carteggiare e portare di nuovo a liscio, si dà una verniciata e tutto rimane nascosto.
secondo me è un attrezzino interessante per i patiti di bricolage come noi. Ci vediamo domani mattina che andiamo a togliere il nastro, Perfetto, si è asciugato, adesso andiamo a dare una limatina. Perfetto, tolgo il nastro che c'è dentro. Diamo una lavatina con l'acqua. Come vi dicevo, estetico no, ma funzionale credo di sì. Adesso spero che con le vibrazioni quel mega blocco qua che ho fatto di riporto non si stacchi. La crepa credo che non si riapra, perché con queste graffette di metallo la crepa si è saldata perfettamente. Non male, no? Breve video finito, ci vediamo al prossimo video. Buon Monte Marzano a tutti!